Qualche settimana fa uno di voi mi ha scritto chiedendomi un consiglio, però siccome non è la prima volta che mi chiedono consigli del genere, allora abbiamo pensato di farci un video che è sempre la cosa migliore in questi casi qua. In particolare il nostro amico Loris mi chiedeva: ho una cavalla corte di 23 anni in ottima salute, in pensione, tutto il giorno è al pascolo con altri cavalli in un ampio spazio, non so mai se d'inverno ha senso metterla in box di notte, sento pareri molto discordanti, un suo parere mi farebbe piacere anche se capisco che occorrerebbero più informazioni. Beh Loris, sì è vero, occorrono sicuramente più informazioni per andare a parlare del tuo caso specifico, però ecco, diciamo, con questo video voglio cercare di dare un po' di informazioni a tutti quelli che si ritrovano in una situazione analoga alla tua, perché è abbastanza frequente questa situazione qua nei maneggi, no? Dove magari abbiamo a disposizione il box ma non abbiamo a disposizione una capannina con il paddock, o anche se l'abbiamo a disposizione non sappiamo mai se è il caso magari la notte di metterlo dentro il cavallo oppure lasciarlo fuori. Il cavallo stando fuori sicuramente per lui è più naturale, soprattutto se sta in branco, no? Perché riesce prima di tutto a muoversi molto di più, e anche per un cavallo anziano sicuramente questo è una cosa ottima per le sue articolazioni. E non dimentichiamoci che i cavalli in natura fanno dai 20 anche ai 25-30 km al giorno per mangiare, quindi muovendosi è qualcosa che li fa stare bene da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista intestinale, perché il muoversi aumenta la peristalsi intestinale, sia dal punto di vista delle articolazioni, che anche e soprattutto su un cavallo anziano devono essere sempre tenute in lieve movimento. Sicuramente questa è una cosa che avviene di più se il cavallo sta insieme ad altri cavalli, no? Dove c'è magari all'interno di un piccolo branco il cavallo più, diciamo, estroverso, che si muove di più, che magari dà fastidio agli altri e fa muovere anche gli altri, per cui abbiamo un po' il fenomeno del chi sposta chi, no? Anche il cavallo, che tendenzialmente se fosse da solo starebbe fermo in un angolo, tende a muoversi di più, e questo sicuramente ne trae un grande vantaggio. Poi indubbiamente stare fuori per il cavallo significa anche migliorare la sua termoregolazione, cioè avere una termoregolazione adatta all'ambiente in cui vive. Quindi quando io poi dopo lo vado a prendere, quel cavallo lì, quello è già a posto, nel senso non è che devo fare attenzione perché prende fresco, perché c'aveva la coperta, gli ho levato la coperta però non è ancora caldo abbastanza, allora gli devo tenere il cooler sopra le reni perché ho paura che prenda fresco. Questo è un cavallo che è già fuori la mattina e la sera, lui si è adattato a quella che è la temperatura di quel particolare periodo dell'anno e quindi è, per così dire, è subito pronto all'utilizzo. Ok, poi quali sono altri vantaggi dello stare fuori? Allora, sicuramente anche il fatto che respira l'aria più pulita. Dovete considerare che un cavallo ha bisogno di respirare aria pulita, cosa che a volte non c'è nel box. Questo non è una costante, però spesso e volentieri nel box il cavallo è più portato a respirare polveri, a respirare muffe che possono essere nella lettiera o che possono essere nel fieno, a respirare comunque una parte di ammoniaca che è nell'urina, soprattutto se il box viene fatto raramente o magari viene fatto con delle lettiere o con poca lettiera o con delle lettiere che assorbano poco l'urina. Quindi diciamo sono tutte cose che devono essere messe assolutamente in conto quando un cavallo sta in box, cosa che invece quando il cavallo sta fuori ovviamente non c'è questo problema qua. Chiaramente lo stare fuori significa essere però esposti, ok, ha tutta una serie di problemi, no? Il primo di tutti che mi viene in mente è il fango, per esempio, perché un conto è stare fuori ma in un ambiente in cui il cavallo è più o meno all'asciutto, comunque, a meno che non la vada a cercare lui, la pozza di fango non c'è. Un conto è essere costretto a stare in un ambiente dove magari il fango è alto 30 cm, 20 cm, in alcuni periodi dell'anno è veramente importante, e magari non ha la possibilità di uscire di lì semplicemente perché ha un paddock troppo piccolo. Quindi sono cose che devono essere messe sicuramente un po' a confronto, ok? Dice ok, deve stare fuori, va bene, deve stare fuori, ma fuori cosa si intende? Si intende un paddock di 6 metri per 4 dove c'è il fango che gli arriva ai ginocchi? Ma forse non è il caso di tenerlo fuori in quel contesto lì, perché poi il fango porta l'unghia a indebolirsi, porta le articolazioni a infiammarsi, porta all'insorgere di ragadi, che sono quelle particolari escoriazioni che si localizzano un po'
po' dov'è il pastorale, e sono veramente fastidiose, perché poi una volta che hanno cominciato a entrarci batteri in queste screpolature che si creano nel pastorale, dobbiamo intervenire con pomate antibiotiche. Insomma, sono cose che chi ce l'ha avuta il proprio cavallo se le ricorda sicuramente. Chi non l'ha mai viste dice: ah vabbè, ma che sono queste ragazze? Io mi auguro che non le scopriate mai, perché sono abbastanza fastidiose. Quindi stare fuori il cavallo, ottimo, però ecco, dobbiamo tenere di conto di tutto. Poi stare fuori dipende dal paddock. Il paddock piccolino, beh, insomma, fa ma non fa. Poi da solo il cavallo, se è da solo sicuramente è meglio che stare in box, però non è che c'è la situazione in cui il cavallo si muove perché ci sono altri soggetti, e quindi quella parte lì viene meno. Un'altra cosa che è utile con il cavallo che sta fuori è che io posso in qualche maniera costringerlo, tra virgolette, a muoversi, spostando il mangiare rispetto al dormire, rispetto al bere, no? Cioè io, se ho un paddock abbastanza grande, magari l'acqua gliela metto in fondo, il mangiare glielo metto a metà, e il riparo, chiamiamolo così, la capannina la metto in cima, quindi lui in qualche maniera è costretto a muoversi. Posso creare anche dei passaggi obbligati dove magari ci metto dei sassi, ci metto delle cose che in qualche maniera fanno sì che lui, camminandoci sopra, la sua unghia possa rimanere più resistente rispetto che a camminare sempre su un manto erboso che lo porterebbe piano piano a far diventare l'unghia più morbida. Quindi diciamo ho più possibilità di lavorare su questi aspetti qua. Poi chiaramente il cavallo, stando fuori, si distrae, è più rilassato, è più sfogato, quindi quando lo prendo non è un candelotto di dinamite che sta per esplodere, ma è un cavallo che fino a 3 secondi prima si muoveva e giocava con i suoi amici, quindi non è che tutta quell'energia che magari può aver incamerato in più me la riversa contro perché è stato fino a 5 minuti prima fermo in un angolo del box a guardare fuori. In questo caso, per esempio, lei che ha 30 anni più o meno, ha la coperta anche, no? Perché chiaramente, stando fuori su un soggetto così anziano, dobbiamo aiutarla un pochino, no? È ovvio che se io ho un cavallo che sta fuori, quando lo vado a prendere per usarlo, mettergli la sella e tutto quanto, prima lo devo pulire, e non sarà certo alla stessa maniera come è nel box, quindi queste sono tutte cose che devono essere messe in conto. Poi se un cavallo, per esempio, è tosato, se io lo tengo in box, quando lo metto fuori devo mettergli la coperta, però la coperta ci sono di varie grammature, quindi in quel caso lì ci ho fatto anche un video l'anno scorso, magari andatelo a recuperare. Bisogna che controlli la temperatura nell'arco della giornata, perché magari la mattina, se la metto fuori, ha bisogno di una grammatura di coperta, nell'arco delle ore centrali della giornata gliela posso anche togliere, magari nel pomeriggio la devo mettere un pochino più di una grammatura inferiore rispetto alla mattina presto. Ecco, queste sono cose che devono essere considerate, e quindi è una gestione quella della coperta. L'ho spiegato bene nel video che ho fatto l'anno scorso, quindi magari andatela a recuperare. Quindi la coperta può essere d'aiuto, sì, assolutamente, però è qualcosa che dobbiamo tenere di conto, e in certe occasioni non è proprio facile gestirla. Il concetto alla base è che il cavallo sta sempre meglio fuori, però ci possono essere dei però, nel senso che tenere il cavallo in box, no? Ok, quindi dei box grandi quanto vi pare, che possono essere chiusi dietro, come per esempio questi si possono chiudere o aprire dietro, in questo caso li vedete tutti vuoti perché i nostri cavalli normalmente stanno sempre in giro. Dietro a ogni box ci sono circa 300 metri di paddock per ciascun box. Chiaramente loro possono fare come gli pare, però poi dopo alla fine stanno sempre a giro in paddock molto più grandi durante il giorno. La sera vengono rimessi nel box, che però ha anche il paddock dietro, ok? Alcuni di loro stanno insieme, quindi hanno la capannina e sono più cavalli insieme nello stesso paddock, altri invece sono messi in maniera separata, cioè la notte stanno nel box più il paddock ma in maniera singola. Chiaramente la situazione che tu mi chiedi è una situazione abbastanza frequente, un pochino diversa da questa, in cui noi abbiamo dei box che vengono utilizzati per rimettere il cavallo durante la notte e poi nel giorno invece stanno in paddock magari con altri cavalli. Ok, va bene, teniamo presente però che ci possono essere delle considerazioni da fare. Una di queste è che il cavallo in box, il discorso della termoregolazione viene un pochino meno, nel senso in box c'è più caldo che fuori, di conseguenza quando la notte la passa dentro il box il cavallo non ha bisogno di modificare troppo la sua termoregolazione, poi dopo la mattina lo metto fuori, è lì che può sentire invece l'impatto. Se gli devo mettere la coperta, in quel contesto lì diventa un problema, perché potrei mettergli la coperta anche in quelle occasioni in cui magari la temperatura non è così diversa e quindi magari vado a dargli
fastidio invece che dargli una mano, perché poi magari metto la coperta, lo metto fuori, questo si mette a fare lo scemo, suda e poi dopo la situazione peggiora. Mettere la coperta in quei contesti lì è un pochino complicato, ok? Chiaramente è una cosa che si può fare, però diventa una gestione nella gestione. Poi l'altro aspetto però che dobbiamo considerare è: la sera lo rimetto dentro o non lo rimetto dentro? Quando è che è il caso di non rimetterlo dentro? Quando fuori rimangono anche altri cavalli. Cioè, vi spiego meglio con un esempio: se io normalmente ho tutti i cavalli che vengono messi fuori al mattino e tutti i cavalli che vengono rimessi dentro la sera, ecco, se il mio cavallo rimane fuori si sentirà abbandonato e è molto probabile che inizi a fare il matto perché vuole tornare dentro, non tanto perché vuole tornare nel box, ma perché vuole tornare nel branco. E anche se non è che stanno insieme dentro lo stesso box, però dentro la scuderia sono insieme e quindi si sentono più protetti. Diversamente, se lasciassi fuori qualche altro cavallo, allora magari lui preferirebbe stare fuori, o comunque non sarebbe un problema lasciarlo fuori. Altra considerazione che va fatta è che però lasciarlo fuori in certe situazioni non è il caso di farlo, perché magari può essere soggetto a pericoli, come per esempio in alcune zone montane o boschive ci possono essere dei predatori, per esempio i lupi. E se diciamo un cavallo abbastanza grande non è una preda facile per il lupo, magari il puledro, il cavallo anziano, il pony Shetland o il cavallo di piccola statura potrebbe essere invece un bersaglio, e quindi se magari non lo uccidano comunque lo fanno agitare, lo fanno magari morire di un infarto se è un cavallo vecchio, ok? Quindi sono tutte cose che devono essere messe in conto. Quindi tornando ancora una volta alla domanda iniziale e alla risposta che gli posso dare: dipende, ok? Come diceva il vecchio Ray Hunt, ogni domanda che parla di cavalli, la risposta è sempre dipende dalla situazione. Se nel tuo caso tutti gli altri cavalli vengano rimessi dentro il box, rimetti dentro il box anche il tuo cavallo. Se invece te hai la possibilità di tenerlo fuori, sei in una zona sicura da un punto di vista dei predatori, hai una capannina abbastanza grande dove possono stare anche due cavalli insieme senza che si calcino, o almeno ha due ingressi e uscite, no? Cioè una capannina abbastanza grande vuol dire che se un cavallo entra da una parte l'altro magari esce dall'altra, oppure c'ha una porta molto grande dove uno può entrare e uscire, quindi non rimangano mai intrappolati. Allora in quel contesto lì, se il tuo cavallo sta in branco insieme ad altri soggetti ma ha a disposizione un bel paddock abbastanza asciutto e una capannina sempre a disposizione, è meglio che stia fuori. Fosse il mio cavallo lo terrei fuori, ok? Però come vedi le variabili che entrano in gioco sono diverse e non è così scontato dare una risposta, no? Come ha detto te nelle mail, ci sono troppe poche informazioni, però ecco, io credo con questo video di aver fatto un pochino una panoramica generale, aver dato a voi che mi seguite un po' di informazioni in più per far ragionare un attimo il cervello e capire quale potrebbe essere la soluzione ottimale per il vostro cavallo. Come sempre dipende dall'età, dipende dal tipo di cavallo che è. Perché dico dal tipo? Perché se è un cavallo che è abituato a climi freddi e lo metto dentro il box in una scuderia dove magari c'è 7-8 gradi di differenza rispetto che fuori, gli faccio un dispetto, non gli faccio un favore. Quindi sono tante le cose che devono essere messe in conto, sono veramente tante, e secondo me il buon senso è quello che vi aiuta sempre un po' a mettere in ordine e a capire qual è la strada da intraprendere. Spero che anche questo video l'abbiate trovato interessante. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto questo contenuto mettete un like, iscrivetevi al canale, e se volete più approfondimenti ricordatevi che c'è sempre la possibilità di abbonarsi o qui su YouTube oppure su matteonihorseship.club. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too